Dopo 24 ore tiriamo fuori l'impasto dal frigo e lo lasciamo a temperatura ambiente per un paio di ore. Nel frattempo che l'impasto riposa, prepariamo il pomodoro. Io uso la polpa di pomodoro al posto del passato di pomodoro. Un po' di olio extravergine d'oliva, sale, se riesco ad aprire, aperto, un po' di sale e origano. Mescoliamo bene il pomodoro e lo mettiamo da parte e così prepariamo la mozzarella. Tagliamo la mozzarella. Allora, abbiamo la mozzarella, anche il pomodoro, l'impasto ha riposato il tempo dovuto, un po' di olio extravergine e abbiamo tutto. Adesso stendiamo la pizza. Mettiamo un filo d'olio sulla teglia. Io sto usando la teglia del forno, che dovrebbe essere 35x35. Adesso metto l'impasto direttamente sulla teglia. Come velo gonfio, pieno di buchi. Poi questo impasto, lievitato lentamente per 24 ore, è molto digeribile. Lo si può veramente mangiare in tutte le ore, anche la sera tardi, e non si sente neanche. È veramente buona. Basta tirare un po' la pasta perché è abbastanza elastica. Con le dita, senza schiacciare troppo, ma proprio leggermente accarezzare la pizza, perché è vero, bisogna accarezzarla, lo si stende piano piano. Come vedete è abbastanza elastica, quindi non c'è neanche tanto bisogno di tirarla troppo. Dove c'è un bordo un po' più alto, io lo vedo in questo caso qua, basta tirarla un po', portarla dall'altra parte oppure tirarla in questa maniera. Sempre se mi lascia parlare il mio cane. Mettiamo il pomodoro. Allora, mi sono dimenticata di dirlo prima. Io ho usato 400 g di polpa di pomodoro e 200 g di mozzarella. Bisogna accendere il forno, portarlo alla massima temperatura, il mio a 250 gradi, sopra e sotto, forno statico. Deve arrivare alla temperatura massima per poi poter mettere la pizza. Io il pomodoro lo stendo lasciando 1 centimetro dal bordo, perché così durante la cottura non va sotto direttamente nella teglia e crea fumo. Adesso che abbiamo finito di mettere il pomodoro, inforniamo la pizza nella parte più bassa del forno per 10 minuti, dopodiché mettiamo la mozzarella. Allora, passati 10 minuti li mettiamo la mozzarella. Controlliamo se sotto si è fatta. Adesso lo rinforniamo, ma nella parte centrale. È croccante fuori ma morbida veramente dentro, si vede che è morbidissima, è una meraviglia, il profumo è squisito. Che dire, è una meraviglia. Avete visto anche voi che fare la pizza a casa non è neanche tanto difficile, basta un po' di voglia e la ricetta giusta.